Questo può essere pure il panino del giorno dopo, dopo quel seratone che hai fatto, che ti sei bevuto pure il cameriere. Qua, guarda che colore. Sei pronto? State soli a casa, magari avete pure il film vostro preferito, oppure la partita, state con amici vostri, solo uomini. Questo è un panino per solo uomini. Lo sapete come lo faccio? Buono, con petto di vitella e pesto di rucola, mi stavo ricordando tutti gli ingredienti che sono tanti, peperoni saltati e camembert di capra. Cipollotto fresco, lo sapete? Io sono, ecco, tifoso del cipollotto e dell'aglio, quindi cipollotto tagliato sottile, taglia pure il verde che è buono, è un dolcetto, olio, vai, cipolla, e appena prende un po' di calore andate subito col peperone, guardate, così, grosso così, via, un po' di sale, e se avete un po' di basilico ci sta benissimo, io ce l'ho sempre, così, foglioline, dove vanno, tiè, belle, buone. Il profumo deve essere quello del panino col sozzone, cioè avete presente? A Roma una volta ci stavano quelli là che durante la notte c'erano sta roulotte, mi ricordo usava Cristoforo Colombo, che c'avevi poi faceva degli incontri pazzeschi in questi chioschetti, queste roulotte, che c'era quello che alla fine della serata, e il vigilante, di tutti e di più, pure quella per mezzo alla strada, di tutti e di più, e sentii sto profumo dei peperoni della cipolla, e facevano sto panino con la salsiccia e peperoni, che era buono a quell'ora, alle 4-5 mattina quando usciva dalla discoteca ambriaco, che volevi, quella la salvezza era. Poi, due pomodorini, prima che te fanno ciao, li puoi usare, tiè, eccoli qua, li tagli a metà, guarda, così, belli, maturi, tiè, guarda qua, che meraviglia, vai, questo è un po', c'è qualcosa che non va, o levamo, sempre non sottovalutate mai niente, perché un piccolo difetto di un prodotto potrebbe alterare il sapore. Non ci avete rimesso niente a togliere sto pomodorino. Poi vai così, mettiamo rughetta, guarda, quella raccolta 50 centesimi, ok? Guardate quanta rughetta. Allora il gambo divertitevi un pochetto, se sentite il gambo troppo duro lo togliete, ok? Così, a caparla, metto la rucola, metto due anacardi, che i pinoli costano cari, se c'è dei pinoli va ben venga, poi parmigiano o grana padano, fate voi, senza esagerare, così, poi che vuol dire? Un po' di ghiaccio mettici, così rimane il colore bello verde, olio, qua ce lo devi mettere, hai fatta la spesa, ci hai perso un sacco di tempo, sei andato in giro al mercato, o dove volete, vuoi rimanere tutto con l'olio? No, anzi vi dirò di più, noi faremo degli speciali sull'olio, se volete commentate che volete delle lezioni con l'olio, farò una cosa pazzesca, se lo volete, scrivete i commenti, vado. Ci siamo, stupendo, guarda qua, guarda che colore, colore c'ha noi, pure un po' bruciacchiati, fanno bene, sono buoni, sono meglio, questo è pronto, spengo, ecco qua, usate sempre la stessa padella, cercate di risparmiare più possibile, di sporcare meno possibile, guarda, una pulitina, vedi quando la padella è buona, antiaderente, guarda, così, non serve niente, guarda, perfetto, pulita, la baguette, te l'ho detta, guarda che bella, guarda tutta quanta, guarda che roba, stupenda, guarda, stupenda,
croccante ancora, senti, spaccata. Noi siamo quelli che, guarda che roba, oh, tiè, guarda che baguette, bellissima. La svuoto un pochettino perché noi abbiamo lì, questa qua usiamo per fare le polpette, ok, goccio d'olio, pane all'interno, così, e intanto lo facciamo bruzzolare il pane. Ma ci manca la carne, non l'avete vista per niente voi. Questo è il mio taglio preferito del vitello da latte, è la parte finale della pancia, e questo vedete qua è l'ultimo pezzo delle costole del vitello, quindi fino a qua arrivano, e c'è questo grasso bianco color latte veramente. Io cercherò di tagliarla, questa qui normalmente si fa o al forno o si fa in padella ed è speciale, mio padre ci andava matto. È un taglio che costa pochissimo, cioè rispetto alla carne di vitella, perché la carne di vitella sapete che è sempre molto costosa. Questa invece costa veramente poco. Questa quando si cuoce bella brustolita, la dovete fare bella brustolita, diventa una meraviglia, vi divertirete da morire. Guardate qua la padella, calda, facciamo così, abbassiamo un po' il fuoco, mettiamo un goccio d'olio e mo senti che rumorino che te faccio, eh? Tiè, guarda che spettacolo, tiè. Senti che te mangi qua, questo è pazzesco, eh? L'idea è quella della pancetta del maiale tagliata a fette sulla brace, deve essere così bella brustolita esterna, quindi lascia andare, tranquillo. Il formaggio, questo è un pezzetto che già mi sono bagnato, questo è un camembert di capra, è un formaggio italiano, diciamo prende spunto dai formaggi francesi, no? Che fanno questi formaggi con la crosta, ed è pazzesco. Metto il formaggio così, che è abbondante, eh? Non si fa di niente, che è così, che è, guarda qua, oh, che sta a venire. Sta carne non t'hanno mai fatto assaggiare al ristorante, mai. Mettetelo sempre che andate a prendere la carne o quello che state salando. Una grattata di pepe e poi il coperchio a carta forno, così sfruttiamo il vapore e si scioglie il formaggio. Allora, la parte superiore incominciamo a curarla un pochettino. Allora, tu quando inviterai l'amico, l'amica a casa tua e gli dici che c'è il panino, sicuramente ti faranno la faccia storta. Tu gli dici: guarda, me l'ha detto Max, mi ha insegnato Max sta ricetta, non gli di niente di quello che ci sta dentro. La gente si lamenta subito, quando tu gli dici che ci sta dentro, tutti gli ingredienti cominciano a lamentarsi: no, quello non mi piace, quell'altro mi piace, poi si mangiano tutto se è buono. La retta a me, zitto, state zitto, non di niente, devi fare soltanto una cosa: convinci pure l'amica tua mentre mi stai a vedere, iscriviti, così siete in 2, 3, 4, meglio ancora. Oh, il coperchio ha funzionato, guarda qua, buono, bello, la ciccia, mamma mia, ma stai a vedere qua che spettacolo. Oh, io non lo so, guarda, se non sei fidanzata ancora con quello, con quella che hai portato dentro casa, purtroppo ti ci vai a sposare, perché quello non se ne andrà più da casa tua, purtroppo. Ti do sta brutta notizia, quindi sono 2, o la cacci subito o cacci subito, se no sei fregato. Poi peperoni, mannaggia le miserie, ragazzi, ma guarda che spettacolo, ma che roba è, ma c'è veramente, guarda, queste sono doti proprio, guarda, mamma mia, ma avete visto? Scrivete nei commenti, avete visto mai uno che fa i panini così meglio dei miei? Non lo dovete dire. Oh, non mi offendete, mi raccomando, Questo può essere pure il panino del giorno dopo, dopo quel seratone che hai fatto, che ti sei bevuto pure il cameriere, l'acqua dalla classetta, tutto ti sei bevuto. Questo è pazzesco. Questo orario suo,
L'orario solo può essere o alle 3 di pomeriggio, che ti sei svegliato a quell'ora, oppure tarda serata. Aspetta, stavo a sbagliare. Tiè, guarda qua che roba. Oh, poi c'ho la biretta. C'ho la biretta che ti fa risalire un po' il tasso alcolico, perché sennò, raga, stai male col mal di testa. Oh, senti sto rumore? Ti piace, eh? Ah, una birra leggera così, ah, con tutta questa schiuma, non te lamentà, mi piace quella schiuma a me. Ah, ma che ci vuoi? Per rendere felice un uomo, che ci vuoi? Panino e una birra, tutto là. Mo' assaggiamo pure però. Ah, yeah. Sei pronto? Guarda qua che roba, yeah. Mamma mia, yeah. Ti sta a venire voglia, eh? Non vi aspetta manca amico tu la partita e il filmetto quello buono. Sei pronto? Mm. 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 Non fa sta cavolata, non la fa manco mangiare, manna via perché ora ti rimane a casa, ti rimane. Oh, vieni qua, via, alla nostra salute, vieni qua camera woman.